Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Un uomo povero aveva 12 figli e doveva lavorare duramente giorno e notte solo per dar loro da mangiare. Quando nacque il suo 13° bambino, non sapeva cosa fare. Preoccupato, corse sulla strada principale e decise di chiedere alla prima persona che incontrava di essere il padrino. La prima persona che incontrò fu Dio, che già conosceva ciò che si trovava nel cuore dell'uomo. Dio gli disse: «Povero uomo, mi dispiace per te. Terrò tuo figlio al suo battesimo e mi prenderò cura di lui, rendendolo felice sulla terra». L'uomo chiese: «Chi sei?» «Io sono Dio». «Allora non ti voglio come padrino», rispose l'uomo. «Dai ai ricchi e lasci i poveri soffrire». Parlava in questo modo perché non capiva quanto saggiamente Dio distribuisca ricchezze e povertà. Così si allontanò da Dio e proseguì. Poi gli si avvicinò il diavolo e disse: «Cosa stai cercando? Se scegli me come padrino di tuo figlio, gli darò molti oro e tutti i piaceri del mondo». L'uomo chiese: «Chi sei?» «Io sono il diavolo». «Allora non ti voglio come padrino», disse l'uomo. «Inganni le persone e le porti sulla cattiva strada». Continuò il suo cammino finché non incontrò la morte, che si avvicinò a lui con passo incerto e disse: «Prendimi come tuo padrino». L'uomo chiese: «Chi sei?» «Io sono la morte, e tratto tutti allo stesso modo». Allora l'uomo disse: «Sei tu la persona giusta. Prendi sia i ricchi che i poveri senza alcuna differenza. Sarai il padrino di mio figlio». La morte rispose: «Farò di tuo figlio un uomo ricco e famoso. Quando andrai a curare un paziente, io sarò sempre lì con te. Se sto accanto alla testa del malato, puoi dire con certezza che si riprenderà, e se gli dai quest'erba, guarirà. Ma se sto ai suoi piedi, appartiene a me, e dovrei dire che nessuna medicina può aiutarlo. Fai attenzione a non usare l'erba contro la mia volontà, o saranno guai per te». Non passò molto tempo prima che il giovane diventasse il medico più famoso del mondo. Poteva guardare un paziente e sapere immediatamente la sua condizione e se si sarebbe ripreso o sarebbe morto, dicevano le persone. Da lontano e da vicino, tutti lo cercavano quando qualcuno si ammalava, e guadagnò così tanto denaro che presto divenne ricco. Un giorno il re si ammalò e il medico fu chiamato per vedere se poteva salvarlo. Quando arrivò al letto del re, vide la morte in piedi ai piedi del malato e capì che non c'era erba che potesse salvarlo. Se solo potessi ingannare la morte questa volta, pensò il medico. Potrebbe arrabbiarsi, ma poiché sono suo figlioccio, potrebbe chiudere un occhio. Prenderò il rischio. Così girò l'uomo malato, mettendo la testa dove erano stati i piedi. Poi diede al re un po' dell'erba, e questi si riprese e tornò in salute. Ma la morte si presentò al medico, molto arrabbiata, e lo minacciò dicendo: «Mi hai ingannato. Questa volta ti perdonerò perché sei mio figlioccio, ma se ci provi di nuovo, sarà la tua vita a pagarne le conseguenze, perché ti porterò con me». Poco dopo, la figlia del re si ammalò gravemente. Era la sua unica figlia e lui piangeva giorno e notte, perdendo la vista per le sue lacrime. Annunciò che chiunque l'avesse salvata avrebbe potuto sposarla e ereditare il trono. Quando il medico arrivò al letto della giovane, vide la morte ai suoi piedi. Dovrebbe aver ricordato l'avvertimento del suo padrino, ma era così preso dalla bellezza della figlia del re e dall'idea di diventare suo marito che ignorò ogni cautela. Non si accorse che la morte lo stava fissando con sguardo minaccioso e alzava la mano in segno di avvertimento.
Sollevò la giovane e posò la sua testa dove erano stati i piedi. Poi le diede un po' dell'erba e le guance divennero rosse e tornò in vita. Quando la morte vide che era stato ingannato di nuovo, si avvicinò al medico e disse: «Per te è finita», e lo afferrò saldamente con la sua mano fredda, senza dargli scampo. Lo portò giù in una caverna sotto la terra. Lì il medico vide migliaia di candele accese in file, alcune grandi, alcune medie e alcune piccole. Ogni momento, alcune si spegnevano e altre si accendevano, facendo danzare le fiamme in un costante cambiamento. «Guarda», disse la morte, «queste sono le luci delle vite delle persone. Le grandi appartengono ai bambini, le medie agli adulti nel fiore degli anni, e le piccole agli anziani. Ma anche i bambini e i giovani possono avere solo una piccola candela. Fammi vedere la luce della mia vita», disse il medico, pensando che sarebbe ancora alta. La morte indicò una piccola candela che stava per spegnersi e disse: «Ecco». «Oh, caro padrino», disse spaventato il medico, «accendi una nuova per me per poter godere della mia vita, diventare il re e sposare la bellissima principessa». «Non posso», rispose la morte. «Una deve spegnersi prima che una nuova possa essere accesa, allora metti la vecchia candela su una nuova e continuerà a bruciare quando la vecchia si spegnerà», supplicò il medico. La morte si comportò come se volesse esaudire il suo desiderio e prese una lunga candela nuova. Ma per dispetto fece un errore mentre la sistemava e la piccola candela cadde e si spense. Immediatamente il medico cadde a terra e ora era nelle mani della morte. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.